In The Truman Show, il fuoriclasse Jim Carrey interpreta il ruolo di un trentenne apparentemente pieno di vita e sempre sorridente, che non sa di essere il protagonista involontario di un programma televisivo, finché non percepisce un senso di estraniazione talmente forte da portarlo a dubitare della realtà in cui vive. Così recita Wikipedia se si va a cercare la trama di un grande classico del cinema, la cui visione spesso accompagna gli studenti dei licei nello studio della letteratura latina del primo biennio, per far loro comprendere meglio il mito della caverna di Platone. Perché questa premessa? Perché more or less è ciò che sperimentammo noi una volta raggiunta Esperance, la sensazione di essere sorvegliate 24 ore su 24. Ma da chi? 7 maggio 2023, Fremantle. Con il mio consueto ritardo accademico di un anno e un giorno, permettetemi di raccontarvi di come, di ritorno dal tanto pubblicizzato road trip down south, cascammo a fagiolo in quel di Freo la domenica del 7 maggio scorso, giornata in cui la cittadina si preparava ad uno dei festival più gettonati dell'intero Western Australia. Fremantle ha infatti la fortuna di ospitare lo High Voltage, divenuto ormai una ricorrenza annuale, un massive outdoor event dedicato interamente agli AC/DC, o Akadaka in slang, a cui partecipare gratuitamente inseguendo semplicemente le band lungo le vie principali della città. Palcoscenico di questa follia, infatti, i camion, allestiti in modo tale da garantire esibizioni rigorosamente in movimento. Causa Covid, l'ultima celebrazione si era tenuta nel 2020 con il nome di Highway to Hell, in onore del sesto album in studio del gruppo hard rock australiano, pubblicato nel 79 ma tuttora cantata a squarciagola in ogni angolo del globo. Per l'occasione nel 2020 la Canning Highway di Perth era stata addirittura chiusa e trasformata in una vera e propria autostrada verso l'inferno. Calcolate ora che la parte sud del VA richiede meno tempo rispetto al nord, le distanze sono più ragionevoli e la città più lontana da Perth è Esperance, che dista sui 700 km contro i 2000 e rotti di Broome. Ma se è vero che il 7 maggio dello scorso autunno eravamo già di rientro da un road trip durato quanto basta per rendersi conto che il nord col sud non potrà mai competere, ciò significa che di migrazione delle balene neanche l'ombra. Che Jarrah e Curry sono due specie di eucalipto che raggiungono altezze vertiginose, eppure, come sottolinea Bryson, sottovalutate e misteriosamente presenti solo in una piccola area, l'angolo sud-ovest del paese, che già il nome con cui viene indicato la dice lunga sulla considerazione che gli viene data. Queste foreste si estendono infatti da Pemberton a Denmark e sono dotate di una triste fama, ossia quella di essere inspiegabilmente trascurate, un po' come l'angolo meridionale dell'Australia occidentale. Parti graziose del mondo, ma nessuna per i cui sapori sareste normalmente disposti a percorrere grandi distanze. Che dopo tutto, non è forse anche la metafora più azzeccata per descrivere più in generale l'Australia? Diamo pure la colpa al fatto di essere fuori stagione per il bagnetto, nel caso della tanto decantata Greenspool, ma che il lago rosa non fosse più rosa, come lo giustifichiamo? Perché raggiungere un'attrazione per poi trovarsi di fronte un cartello con scritto "Ci scusiamo per il disagio, ma il lago ha cambiato colore" non è proprio ciò che un turista si aspetta di vedere, tutt'al più dopo aver percorso fior di chilometri e ascoltato tutti i podcast della Lucarelli, compresi quelli ancora da registrare. Insomma, gli australiani ad autopromuoversi e fare di ogni stronzata un'attrazione turistica sono fenomenali e non hanno davvero rivali. Con ciò non intendo dire che non abbiano bellezze da offrire, attenzione, è indubbio, però che possiedano l'innata capacità di sapersele inventare laddove non ce ne siano. Dunque il mio suggerimento è quello di godervela così come viene, senza troppe aspettative. Perché vi sembrerà assurdo, ma in Australia incappare in enormi delusioni capita talmente di sovente da farvi rivalutare persino l'Italia, che, si sa, non fosse per gli italiani, sarebbe il paese più bello del mondo. Esperance è ufficialmente l'ultimo centro abitato di dimensioni considerevoli che si incontra prima di addentrarsi in Null Harbour, nonché quella distesa di terreno senza alberi, dal nome, che separa lo stato del Western Australia da quello dell'Australia meridionale. Un'ampia fetta di nulla cosmico che a quanto pare non eravamo destinate a percorrere, e proprio a causa di quella faccenda di cui vi ho un po' tra le righe accennato all'inizio.
Il regolamento di No Birds parla chiaro, non è consentito oltrepassare Esperance con la macchina. Per stroncare ogni domanda sul nascere, sì, nonostante il chilometraggio illimitato. Esperance sarebbe quindi stata l'ultima città che avremmo visto. Gli uffici della compagnia di noleggio erano irremovibili. It was like having a ball and chain, per citare Janis Joplin. Era come avere una palla al piede, come essere agli arresti domiciliari. Eravamo bloccate ad Esperance. Un'assurdità tremenda, anche perché nessun sano di mente andrebbe mai fin là senza avere la possibilità di visitare l'unica attrazione per cui Esperance è famosa. Perché su via, diciamocelo, ad Esperance cosa c'è? Hello, here's Jessica praying you to let us go till Lucky Bay. Vi confido e che rimanga internosche la tattica della supplica telefonica funzionò più che egregiamente. Stizziti, quelli di No Birds ci hanno infatti gentilmente concesso di raggiungere Lucky Bay, classificata se non erro come una delle 10 spiagge più belle del mondo. Fuori stagione, ma decisamente incantevole, di quell'incanto da far spalancare la bocca, per intenderci, di canguri con cui farci un selfie, logicamente neanche l'ombra, ma il turchese di quell'acqua valeva comunque la trasferta. Visto e considerato però che gran parte della bellezza del continente in questione è da ricondursi ai suoi interminabili spazi e sovrumani silenzi, capite bene quanto il mio umore fosse sotto ai piedi l'istante in cui scoprimmo che il sogno di visitare la cittadina di frontiera di Eucla stava andando in frantumi, per non parlare di quello delle ghost towns, le misteriose città fantasma australiane abbandonate principalmente durante il periodo della corsa all'oro, ideali per un horror alla luce del sole situate anch'esse in una zona geografica non a noi accessibile. Non vi nego dunque che il ritrovarmi costretta a dover ripiegare su Wave Rock e privarmi così di questo inebriante vuoto cosmico mi abbia fatto male al cuore. Perché che mi abbia fatto male al cuore è evidente e definirmi dispiaciuta sarebbe alquanto riduttivo. Se non altro, però, il desiderio di visitare le ghost town si è pian piano affievolito, svanendo del tutto davanti al cartello del Lago Rosa, che recitava più o meno così: "We're very sorry to announce that il Lago Rosa non è più disponibile". Ecco, al cospetto dell'ennesima delusione, dopo chilometri e chilometri di lande desolate e l'estate italiana ormai alle porte, io e le mie 2 impavide compagne di disavventure scegliemmo di dire basta, torniamo a casa, fanculo le ghost towns, tanto dopo tutto, fatte eccezione per Perth e dintorni, le città che si incontrano in Australia occidentale non sono tutte quante vittima di ghosting patologico? Oserei dire di sì. Quanto a Wave Rock, l'ultima tappa di questo memorabile viaggio, ricordo di aver raggiunto la roccia come da prassi nel tardo pomeriggio, accompagnata dalla suggestiva colonna sonora degli Intillimani e di essermi infilata nell'unico pub che c'era ancora prima dell'apertura del buffet per collegarmi al wifi e aggiornare mia madre sulla mia posizione, data la quasi totale assenza di campo nel paese. Sulla roccia Honda vorrei davvero poter aggiungere altro, qualcosa che possa in qualche modo stuzzicare il vostro interesse nei suoi confronti, ma non mi riesce, scusatemi. Vi lascio quindi con una collezione di scene inedite che non pubblicare sarebbe stato un peccato. E sarai veloce come veloce il vento, potente e fiero senza timore, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei più. Sbagliato. E sarai veloce come veloce il vento, un uomo vero senza timore, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu. E sarai veloce come veloce